start to try to tell you, that's when you have to tell me, hey, this kind of trouble's only just begun. Ciao ragazzi, quando gli allievi vengono nel mio studio o vengono nelle accademie e io faccio loro la fatidica domanda: ma qual è il tuo strumento? Sento sempre delle risposte come la voce, le corde vocali, il diaframma, il petto, la maschera, eccetera. Tutte queste risposte non sono totalmente corrette, perché fanno parte, tutte queste cose, di un'unica struttura e la voce ne è la produzione, ovvero è la produzione di qualcosa, di alcuni meccanismi che avvengono all'interno di questa struttura. E questa struttura ovviamente è il nostro corpo. Quindi quando un allievo mi domanda e allora quindi qual è il nostro strumento, io rispondo sempre che il nostro strumento è il corpo, perché nel corpo ci sono il diaframma, le corde vocali, la maschera, eccetera eccetera, e attraverso dei meccanismi che ora vedremo si effettuano all'interno del nostro corpo noi riusciamo a produrre quella che è la nostra voce. Sempre parlando con altri strumentisti, altri allievi, anche altri colleghi come chitarristi, bassisti, batteristi, eccetera, questi strumentisti hanno una conoscenza, mi rendo conto che hanno una conoscenza del loro strumento enorme, quindi conoscono come è fatta la batteria in ogni minimo particolare, come è fatta la chitarra, come si chiamano tutti i componenti, oltre ovviamente a saperli suonare. Mi scontro e incontro sempre di più con cantanti e allievi che non conoscono minimamente il loro strumento, che poi è una cosa che utilizzano tutto il giorno perché se lo portano sempre dietro, differentemente dagli altri strumentisti. E questa cosa, quando si è un cantante, quando si vuole cantare e a maggior ragione quando lo si vuole fare per professione, non è assolutamente concepibile. Quindi con oggi partiamo a vedere come è fatto il nostro corpo, come è strutturato e anche come funziona. Imparare come funziona il nostro corpo, imparare ovviamente quali sono i meccanismi che avvengono all'interno e dove, ha un'utilità molto molto grande, perché conoscere il proprio strumento significa prevenire alcune cose che con l'andare del tempo, utilizzando questo strumento in maniera errata, in maniera sbagliata, possono degenerare, possono creare dei problemi non solo da un punto di vista canoro, ma anche sul parlato e nella vita di tutti i giorni. Quindi anche in questo caso prevenire è molto meglio che curare. Ricordiamoci ragazzi che la voce parlata e la voce cantata vengono prodotte più o meno nello stesso modo, utilizzando più o meno le stesse cose. Dunque se utilizziamo male il nostro corpo e dunque se utilizziamo male la nostra voce, non appoggiamo eccetera eccetera, tutte cose che vedremo, non otterremo dei problemi solamente sulla voce cantata, ma otterremo dei problemi sulla voce parlata, che è il centro della nostra comunicazione. Dunque mantenere bene, sano il proprio corpo e dunque la propria voce significa non solo cantare meglio, cantare per più lungo tempo ed avere durante la performance delle prestazioni sicuramente migliori, ma significa continuare a poter parlare nel migliore dei modi possibili. Quindi vi voglio insegnare, ovviamente non ho la pretesa che con delle lezioni sul web si possa imparare totalmente l'arte del canto, l'appoggio, il sostegno della voce e l'impostazione come viene chiamata, però vi voglio fornire degli utili consigli che possono aiutarvi a prevenire delle situazioni che a volte sono veramente poco gradevoli. Quando parliamo di voce cantata o di voce parlata, parliamo di un apparato che viene chiamato l'apparato fonatorio, che è strettamente connesso ad un altro apparato che tutti voi, tutti noi abbiamo studiato alle scuole medie e che spesso però non ci ricordiamo, che è l'apparato respiratorio. Nella prossima puntata vi voglio spiegare cosa è questo apparato respiratorio e come funziona, perché tutti noi sappiamo che la respirazione è la base del canto. Nelle prossime puntate quindi faremo un piccolo giro fra l'apparato respiratorio, conosceremo quali sono i vari modi in cui un corpo può respirare, qual è la tecnica di respirazione che io prediligo fra le varie tecniche di respirazione che esistono nel canto, faremo degli esercizi, dei vocalizzi che vi aiuteranno a lavorare sul sostegno, sull'appoggio diaframmatico, faremo degli esercizi molto veloci per riscaldare il nostro corpo e anche la nostra voce,
per raffreddare il nostro corpo e la nostra voce, e faremo degli esercizi sulla respirazione proprio per allungare anche il fiato. In seguito ci dedicheremo più specificamente ai vocalizzi, ai cosiddetti vocalizzi, quindi all'allenamento proprio della voce che un cantante dovrebbe sempre fare, come ho detto, settimanalmente e anche giornalmente, e poi ci dedicheremo all'interpretazione, a tutto ciò che significa cantare, perché ovviamente solo la tecnica, come sappiamo, non basta. Quindi continuate a seguirci.